fui chiamato Dolindo, che significa dolore. A quei tempi padre Dolindo frequentava la comunità dei Carmelitani Scalzi di Napoli e in particolare aveva con alcuni di loro un rapporto di intima amicizia. Preziosa per noi la testimonianza di padre Gennaro della Croce. Nel periodo in cui fu provato, possiamo dire, dalle disposizioni della Santa Sede, frequentava la nostra Chiesa come testimonianza di umiltà e di sottomissione alle disposizioni che venivano dall'alto. Ogni domenica la Chiesa di Santa Teresa al Museo era gremita di persone e lui ogni domenica era lì in prima fila a farsi la Santa Comunione assieme ai fedeli. Questo lo posso testimoniare perché i padri di Santa Teresa al Museo erano ammirati di questo gesto di umiltà e di rettitudine di Don Dolindo Ruotolo. Quando stavo con lui al refettorio mangiava solo il primo piatto, il secondo se lo portava perché lo dovevo dare ai poveri. Sono le virtù esercitate in un modo eroico che lo possono portare all'ammirazione dei cristiani e anche invitarli all'imitazione della propria vita come un esemplare. Quindi sotto questo aspetto secondo me non c'è niente da dire perché è veramente un uomo santo, un uomo virtuoso. L'amore di Don Dolindo era senza limiti. La sua bontà lo portava ad aiutare tutti coloro che lo avvicinavano, come ci raccontano alcune persone che lo hanno conosciuto da vicino. Sono Maria De Rosa, medico, e vorrei anch'io testimoniare quanto bene mi ha fatto padre Dolindo Ruotolo. Dunque, nel 1966 ho avuto una bambina alla quale abbiamo dato il nome di Carmen. Quando aveva 2 mesi, 3 mesi, mi sono accorta che la fronte sul lato sinistro rientrava e allora io ho avuto un gran dolore e ho pensato subito di portarla da padre Dolindo che si recava all'apostolato Stampa molto vicino a casa nostra. L'ho presa in braccio e con mio marito sono andata da padre Dolindo e gli ho detto: padre, guardate questa bambina. Lui l'ha guardata e ha detto: perché? Che cosa c'è? Ma padre, non avete notato? Ha il lato sinistro della fronte che rientra. Lui allora ha detto un'Ave Maria con le braccia in croce e poi ha toccato la fronte di mia figlia, ha passato la mano così, l'ha toccata come una carezza e ha detto: ma che cos'ha questa fronte? È tanto bella. In quel momento la rientranza non c'era più. Poi vorrei raccontare ancora un altro episodio. Io avevo delle metrorragie che non passavano, delle perdite di sangue che non passavano neanche con le iniezioni che mi aveva dato il ginecologo. Allora mi sono decisa a prenotare la camera in clinica e prima di andare in clinica io mi sono fermata con la macchina sotto casa di padre Dolindo e ho detto a mio marito: voglio salutare il padre. Siamo andate, siamo salite
E il padre mi ha ricevuto e gli ho detto subito: padre, questa volta io vado a finire sotto i ferri. Lui mi ha risposto: figlia mia, coi ferri si fanno solo le calze. Poi mi ha messo una mano sulla pancia, ha recitato l'Ave Maria, è scomparsa l'emorragia e non mi è tornata mai più.